Ci sono dolci che non passano mai di moda. La crostata è uno di questi. Da generazioni è protagonista delle colazioni, delle feste di famiglia e delle domeniche italiane. Oggi la prepariamo insieme, rispettando la tradizione, ma comprendendo anche il perché di ogni passaggio. Questi sono gli ingredienti necessari per preparare una vera pasta frolla italiana. Pochi ingredienti, ma ognuno ha un ruolo fondamentale. Versiamo lo zucchero nella farina. Adesso li mescoliamo prima di aggiungere il burro. Otterremo una distribuzione perfettamente uniforme. La scorza di limone e i semi di una bacca di vaniglia profumano la frolla in modo naturale. La vaniglia fresca non dona soltanto un aroma più intenso, ma rende il profumo molto più elegante e persistente durante la cottura. Aggiungiamo il burro ben freddo, tagliato a cubetti. Ora utilizziamo soltanto la punta delle dita. Il calore delle mani è uno dei principali nemici della pasta frolla. Lo scopo è rivestire lentamente la farina con il burro, senza scioglierlo. Questo procedimento prende il nome di sabbiatura ed è proprio questo che renderà la frolla friabile dopo la cottura. A questo punto aggiungiamo le uova. Adesso lavoriamo l'impasto soltanto per il tempo necessario. Una pasta frolla non deve mai essere impastata troppo. Più viene lavorata, più il glutine si sviluppa e maggiore sarà il rischio di ottenere una base dura anziché friabile. Quando l'impasto diventa omogeneo, ci fermiamo immediatamente, non serve altro. Le origini della crostata affondano nel Medioevo italiano, ma è tra Rinascimento e Seicento che questo dolce assume una forma molto simile a quella che conosciamo oggi. Molti pasticceri lasciano riposare la pasta frolla prima di stenderla. Oggi vi mostro invece un metodo diverso, molto pratico, che utilizzo spesso quando preparo una crostata.
stendiamo subito la frolla tra due fogli di carta da forno. In questo modo evitiamo quasi completamente l'utilizzo della farina durante la stesura e otteniamo uno spessore estremamente uniforme. Noterete che continuo a ruotare la pasta di circa 45 gradi ad ogni passaggio del mattarello. Non è soltanto una questione estetica, questa tecnica distribuisce le forze in modo uniforme. La pasta mantiene una forma perfettamente rotonda e lo spessore rimane costante su tutta la superficie. È un piccolo accorgimento che migliora moltissimo il risultato finale. Abbiamo raggiunto uno spessore di circa 7 mm. A questo punto la pasta è già pronta per il riposo. Lasciamola semplicemente tra i due fogli di carta da forno e trasferiamola in frigorifero. Dal momento che è già stata stesa, non occorre il classico riposo di un'ora. 15 minuti sono sufficienti per far rassodare nuovamente il burro senza perdere tempo prezioso. È un piccolo trucco che permette di lavorare in modo più efficiente, senza compromettere la qualità della frolla. La pasta frolla è diventata più compatta, ma è ancora sufficientemente elastica per essere modellata. Un velo sottilissimo di farina sarà sufficiente per evitare che si attacchi. La rotoliamo delicatamente sul mattarello e la trasferiamo nello stampo. Se durante questa operazione dovesse rompersi leggermente, non preoccupatevi, è assolutamente normale. La pasta frolla può essere ricomposta facilmente, senza lasciare alcuna traccia dopo la cottura. Facciamo scorrere il mattarello sul bordo dello stampo. Otterremo un taglio perfettamente pulito, senza utilizzare alcun coltello. Infine, bucherelliamo il fondo con una forchetta. Questo impedirà alla base di gonfiarsi durante la cottura. Prepariamo adesso la cottura in bianco. La carta da forno deve aderire bene a tutta la superficie interna. Come peso utilizzerò dei semplici ceci secchi. Sono economici, si adattano perfettamente alla forma dello stampo e distribuiscono il peso in maniera molto uniforme. Potranno essere riutilizzati molte altre volte, sempre e soltanto per questo scopo. Cuociamo in forno statico già preriscaldato a 170 gradi Celsius per 22 minuti. Nel frattempo prepariamo un albume che utilizzeremo tra poco. Terminata la prima cottura, eliminiamo con attenzione la carta da forno e i ceci. A questo punto rimettiamo il guscio in forno per altri 10 minuti. Questa seconda cottura permette al fondo della crostata di asciugarsi completamente e di assumere una consistenza perfettamente friabile. Ed ecco uno dei passaggi più importanti che molto spesso non viene mostrato. Spennelliamo tutta la superficie interna con un sottile strato di albume.
Durante la breve cottura successiva, le proteine dell'albume coaguleranno, formando una barriera naturale. Questa sottile pellicola ridurrà sensibilmente l'umidità che la crema potrebbe trasmettere alla frolla. Il risultato sarà una base che rimarrà friabile anche dopo diverse ore. Rimettiamo la crostata in forno per soli 2 minuti, il tempo necessario per fissare completamente questa protezione naturale. Adesso la base è pronta per raccogliere una vera crema pasticcera italiana. Adesso prepariamo una delle creme più importanti della pasticceria italiana, la crema pasticcera. Pochi ingredienti, ma un perfetto equilibrio tra tecnica e precisione. Versiamo il latte nella pentola. Aggiungiamo la scorza di limone, i semi della bacca di vaniglia e anche la bacca ormai svuotata. Durante il riscaldamento gli aromi avranno il tempo di diffondersi lentamente nel latte, rendendolo molto più profumato. Noterete però che io il latte non lo porto a ebollizione e questo ha una spiegazione molto importante. Quando il latte bolle energicamente, parte dell'acqua evapora. Di conseguenza, la sua concentrazione cambia e anche il rapporto tra i liquidi, zuccheri e amido non sarà più esattamente quello previsto dalla ricetta. Inoltre, una temperatura troppo elevata può alterarne gli aromi più delicati della vaniglia e della scorza di limone. Per questo motivo spengo il fuoco poco prima che inizi a bollire e lascio il latte in infusione per qualche minuto. Nel frattempo prepariamo la base della crema. Unisco i tuorli allo zucchero e li mescolo subito. È importante farlo immediatamente. Se lo zucchero rimanesse a lungo a contatto con i tuorli, tenderebbe ad assorbirne l'acqua formando piccoli grumi difficili da eliminare. Aggiungiamo adesso l'amido di mais. Molti si chiedono perché utilizzare proprio l'amido invece della farina. La risposta è molto semplice. L'amido di mais gelatinizza ad una temperatura ben precisa e rende la crema liscia, lucida e vellutata. Inoltre non contiene glutine. Per questo motivo la crema risulta molto più delicata, senza alcun retrogusto farinaceo. È proprio l'amido che durante la cottura trasformerà una miscela liquida in una crema perfettamente stabile. Adesso arriva un passaggio fondamentale. Non versiamo tutto il latte in una sola volta. Iniziamo con un solo mestolo, versando lentamente, continuando sempre a mescolare. Questo procedimento si chiama temperaggio. Serve ad aumentare gradualmente la temperatura delle uova. Se versassimo subito 1 litro di latte molto caldo, i tuorli potrebbero cuocersi all'istante, formando piccoli pezzetti di uovo all'interno della crema. Quando il composto sia ormai scaldato, possiamo aggiungere il resto del latte più velocemente. Ormai non esiste più il rischio di uno shock termico. Versiamo nuovamente tutto nella pentola e riportiamo sul fuoco. Da questo momento non smetteremo mai di mescolare. Durante il riscaldamento l'amido di mais inizia lentamente ad assorbire l'acqua presente nel latte. I suoi minuscoli granuli si gonfiano progressivamente fino a creare la classica consistenza cremosa della crema pasticcera. È proprio per questo motivo che la crema può sembrare liquida fino a un attimo prima di addensarsi rapidamente. Quando raggiunge la giusta consistenza, la cottura è terminata. Prolungarla inutilmente non migliora la crema, anzi potrebbe renderla meno delicata. Trasferiamo subito la crema in una ciotola.
Distribuiamola bene in uno strato uniforme. Più è sottile, più velocemente perderà calore. Infine, copriamola con la pellicola a diretto contatto con la superficie. In questo modo eviteremo la formazione della classica pellicina superficiale, mantenendo la crema perfettamente liscia. Nel frattempo la nostra base si è completamente raffreddata. La sformiamo delicatamente e la trasferiamo sul piatto da portata. Adesso, con una sac à poche, distribuiamo la crema in modo uniforme. Questo sistema ci permette di riempire perfettamente anche tutta la parte centrale senza esercitare pressione sulla frolla. Con un beccuccio più piccolo completiamo anche tutto il bordo vicino alle pareti della crostata. A questo punto la nostra base è finalmente pronta per raccogliere i frutti di bosco. È arrivato il momento più creativo. Decoriamo la nostra crostata con i frutti di bosco. Non esiste un ordine obbligatorio. L'importante è distribuire colori, forme e dimensioni in modo armonioso. In questo modo ogni fetta sarà bella da vedere e perfettamente equilibrata. Aggiungiamo ora i mirtilli e successivamente i ribes. Alternare i diversi colori rende la crostata molto più elegante, ma permette anche di distribuire meglio i diversi sapori. La dolcezza dei mirtilli si abbina perfettamente alla leggera acidità dei ribes. Gli ultimi grappolini di ribes diventano il dettaglio finale. Non abbiate fretta. La differenza tra una crostata fatta in casa e una che sembra uscita da una pasticceria si trova proprio nell'attenzione dedicata agli ultimi dettagli. La pasticceria italiana non ricerca mai l'eccesso, ricerca l'equilibrio. Completiamo con qualche piccolo ciuffo di menta fresca. Non serve soltanto ad aggiungere una nota aromatica. Il verde intenso della menta crea anche un contrasto naturale che valorizza i colori dei frutti di bosco. A volte sono proprio i dettagli più semplici a rendere speciale un dolce. La nostra crostata è finalmente pronta. Una base friabile, una crema vellutata e tutta la freschezza dei frutti di bosco. Se amate la vera cucina italiana, iscrivetevi al canale. Qui ogni ricetta nasce dalla tradizione e viene spiegata passo dopo passo. Adesso tagliamo la prima fetta. Pulisco sempre la lama del coltello dopo il primo taglio. È un piccolo accorgimento che permette di ottenere una fetta perfettamente definita, senza sporcare la crema o trascinare i frutti. Sono quei piccoli gesti che fanno la differenza anche nella presentazione. Guardate gli strati,
La pasta frolla rimane perfettamente friabile, la crema è liscia, compatta e vellutata e i frutti di bosco mantengono tutta la loro freschezza. Questo è l'equilibrio che rende questa crostata così amata. Grazie per aver cucinato insieme a me. Continuate a custodire e condividere la tradizione della cucina italiana. Ci vediamo nella prossima ricetta. Buon appetito!